Come manager, vi capita mai di sentirvi come se steste affogando? Non siete soli. Il diluvio di email, riunioni e scadenze può sembrare inarrestabile. Desiderate un senso di controllo, un modo per navigare nel caos e raggiungere i vostri obiettivi senza sacrificare il vostro benessere. Le tecniche tradizionali di gestione del tempo spesso non sono all'altezza. Abbiamo bisogno di un nuovo paradigma, uno che ci permetta non solo di gestire il tempo, ma di dominarlo. Questa è la promessa di diventare un maestro della gestione del tempo. La matrice di Eisenhower, uno strumento apparentemente semplice ma potente, è il cuore di una gestione del tempo efficace. Non si tratta solo di fare le cose, ma di fare le cose giuste. Il quadrante urgente e importante è dove infuriano gli incendi. Il quadrante urgente ma non importante è una trappola seducente. Il quadrante non urgente e non importante è il buco nero della produttività. Eliminate senza pietà queste attività per creare spazio a ciò che conta davvero. Ora, parliamo del quadrante che detiene la chiave per sbloccare il vostro vero potenziale. Importante ma non urgente. Investire tempo in questo quadrante, anche solo piccole porzioni, produce rendimenti esponenziali. Dando costantemente priorità a questo quadrante, si passa dall'essere reattivi all'essere proattivi. Il potere del raggruppamento, domare il caos. Immaginate questo: state lavorando a un rapporto importante, immersi nei vostri pensieri, quando improvvisamente appare una notifica. Questo è il nemico della produttività, il cambio di contesto. Entra in gioco il raggruppamento, un motore di produttività che riduce al minimo il cambio di contesto e massimizza la concentrazione. Raggruppate compiti simili e affrontateli in blocchi di tempo dedicati. Si tratta di lavorare in modo più intelligente, non di più, e di riprendere il controllo del proprio tempo. Creare il flusso, la scienza della concentrazione. I nostri cervelli sono predisposti per la concentrazione, ma sono anche facilmente distraibili. Il raggruppamento ci permette di ridurre al minimo questi costi di commutazione e di attingere al potere del flusso. Creando blocchi di tempo dedicati a specifici tipi di compiti, alleniamo i nostri cervelli a concentrarsi in modo più efficace. Immaginate di iniziare la giornata con una mente lucida, sapendo esattamente cosa dovete realizzare e quando. Questo è il potere del raggruppamento, una tecnica semplice ma trasformativa. La matrice e il batch master. Una sinergia potente. Immaginate la matrice di Eisenhower non come una griglia statica, ma come un progetto dinamico per la vostra giornata lavorativa. Ogni quadrante si presta a specifiche strategie di raggruppamento. Invece di reagire a un mix caotico di compiti, programmerete in modo proattivo blocchi di tempo dedicati a ciascun quadrante. Si tratta di allineare le proprie azioni alle proprie priorità e di raggiungere i propri obiettivi con maggiore facilità ed efficienza. Raggruppare attraverso i quadranti. Una guida pratica. Vediamo come applicare il raggruppamento all'interno di ciascun quadrante della matrice di Eisenhower. Per i compiti urgenti e importanti, raggruppate azioni simili. Per i compiti importanti ma non urgenti, programmate blocchi di tempo dedicati al lavoro approfondito. Raggruppando costantemente queste attività, si crea slancio e si fanno progressi significativi verso i propri obiettivi più importanti. Questo approccio garantisce che stiate sempre lavorando a ciò che conta davvero. Creare la vostra settimana ideale. Un progetto strategico. Iniziate immaginando la vostra settimana ideale. Considerate i vostri momenti di massima performance e programmate i vostri compiti più importanti di conseguenza. Tenete conto dei vostri impegni personali e dei vostri valori.
Questo crea una struttura che onora sia i vostri obiettivi professionali che il vostro benessere personale. Diventate gli artefici del vostro tempo. Il potere dell'analisi del tempo. Identificare le opportunità nascoste. Per padroneggiare veramente il vostro tempo, dovete capire come lo state attualmente impiegando. Tenete traccia del vostro tempo a incrementi di 30 minuti per una settimana. Analizzatelo attraverso la lente della matrice di Eisenhower. L'analisi del tempo è uno strumento potente per riprendere il controllo del proprio programma e allineare le proprie azioni alle proprie priorità. Abbracciare la flessibilità. L'arte dell'adattabilità. Raramente la vita si svolge in modo perfettamente prevedibile. Approcciate il vostro programma con una mentalità flessibile, considerandolo una guida, non una camicia di forza. Quando si verifica l'imprevisto, fate un respiro profondo e valutate la situazione. La chiave è rispondere, non reagire. Mantenete un senso di controllo del vostro tempo, anche nel mezzo dell'inevitabile caos della vita. La zona cuscinetto. La vostra arma segreta contro il caos. Inserite delle zone cuscinetto nel vostro programma. Si tratta di blocchi di tempo prestabiliti lasciati liberi, che fungono da ammortizzatori per le interruzioni. Inserendo delle zone cuscinetto, si crea un senso di spaziosità e flessibilità. Non sarete più in balia di ogni richiesta in arrivo, ma avrete il potere di scegliere come e quando rispondere. L'arte di lasciare andare. Abbracciare il potere della delega. La delega è un moltiplicatore di forza, un modo per sfruttare le capacità e i talenti del vostro team. Affidando i compiti a persone capaci, si crea un team più efficiente ed efficace. La chiave per una delega di successo sta nell'individuare i compiti giusti da delegare. Delegare non significa scaricare i compiti che non ci piacciono, ma assegnare strategicamente le responsabilità. Liberatevi per concentrarvi su ciò che conta davvero, guidare il vostro team, promuovere l'innovazione e prendere decisioni strategiche. Delegare con fiducia. Un sistema per il successo. Per delegare in modo efficace è necessario un sistema che garantisca che i compiti siano compresi, che le scadenze siano rispettate e che i progressi siano monitorati. Iniziate definendo chiaramente il compito, delineando il risultato desiderato e fissando scadenze realistiche. Stabilite canali di comunicazione chiari e punti di controllo. I controlli regolari consentono di monitorare i progressi e di affrontare eventuali ostacoli. Se ben fatta, la delega favorisce una cultura di fiducia, responsabilizzazione e successo condiviso. La trappola della produttività. Evitare il burnout nella ricerca della performance. Il successo sostenibile richiede più che semplici spunte su una lista. Richiede che diamo priorità al nostro benessere. Ignorare la nostra salute fisica e mentale nella ricerca della produttività è come guidare un'auto senza mai fermarsi a fare rifornimento o manutenzione. Ricordate, la produttività non è un obiettivo finale, ma uno strumento che ci aiuta a vivere una vita più appagante. Si tratta di creare un ritmo sostenibile di lavoro e riposo che ci permetta di prosperare sia professionalmente che personalmente. Successo. Sostenibile. Integrare il benessere nel flusso di lavoro. Integrare il benessere nel vostro flusso di lavoro non significa aggiungere altri compiti al vostro piatto già pieno. Si tratta di apportare piccoli cambiamenti sostenibili che nutrano la vostra mente e il vostro corpo durante il giorno. Si tratta di cambiare la vostra mentalità da una mentalità del lavorare fino allo sfinimento a un approccio del lavorare per vivere bene. Iniziate programmando delle pause durante la giornata
e prendendole davvero. Allontanatevi dalla scrivania, muovete il corpo, prendete una boccata d'aria fresca o semplicemente chiudete gli occhi e fate qualche respiro profondo. Queste micropause possono fare meraviglie per la vostra concentrazione, i vostri livelli di energia e il vostro benessere generale. Inserite il movimento nella vostra giornata. Fate le scale invece dell'ascensore, andate al lavoro a piedi o in bicicletta se possibile, oppure programmate brevi pause per fare esercizio durante il giorno. Anche pochi minuti di stretching o di esercizio leggero possono aumentare i vostri livelli di energia e migliorare il vostro umore. Prestate attenzione al sonno, all'alimentazione e all'idratazione. Questi pilastri fondamentali della salute sono spesso trascurati, eppure hanno un profondo impatto sui nostri livelli di energia, sulla concentrazione e sul benessere generale. Assicuratevi di dormire a sufficienza, di mangiare cibi nutrienti e di rimanere idratati durante il giorno. Ricordate, prendersi cura di sé non è egoistico, è essenziale per un successo duraturo. Guidare con l'esempio. Coltivare una cultura della padronanza del tempo. Come leader, date il tono a tutto il vostro team. Le vostre azioni parlano più delle parole. Quando abbracciate i principi della padronanza della gestione del tempo, definizione delle priorità, raggruppamento, delega e benessere, create un effetto a catena che si estende a tutta l'organizzazione. Immaginate un luogo di lavoro in cui le riunioni iniziano e finiscono in orario, in cui le email ricevono una risposta ponderata ma non ossessiva, in cui il lavoro approfondito è valorizzato e protetto e in cui i dipendenti si sentono autorizzati a dare priorità al proprio benessere senza sensi di colpa o giudizi. Questo non è un sogno utopistico, è il potere di una cultura che valorizza il tempo. Come leader, potete promuovere questa cultura dando l'esempio. Condividete le vostre strategie di gestione del tempo con il vostro team. Incoraggiateli a sperimentare il raggruppamento, la delega e le zone cuscinetto. Create opportunità per il vostro team di condividere i propri consigli e le proprie sfide. Celebrate i successi e fornite supporto quando necessario. Ricordate, il cambiamento avviene una conversazione, una riunione, una decisione alla volta. Il vostro viaggio verso la padronanza. Un'eredità di impatto. Siamo giunti alla fine di questo viaggio, ma è solo l'inizio del vostro. Ora possedete gli strumenti e le strategie per trasformare il vostro rapporto con il tempo, per passare dal sovraccarico alla padronanza, dal caos alla chiarezza. Ricordate, non si tratta di diventare schiavi di un programma rigido. Si tratta di riprendere il controllo e di allineare le proprie azioni alle proprie priorità. Iniziate in piccolo. Scegliete una tecnica che vi risuona, che si tratti della matrice di Eisenhower, del raggruppamento, della delega o semplicemente dell'inserimento di zone cuscinetto nella vostra giornata. Sperimentate, adattate e trovate ciò che funziona meglio per voi. Condividete ciò che avete imparato con il vostro team, i vostri colleghi, i vostri cari. I principi della padronanza della gestione del tempo sono universali. Possono consentire a chiunque di vivere e lavorare con maggiore intenzionalità, concentrazione e soddisfazione. Il viaggio verso la padronanza è continuo. Lungo il cammino ci saranno sfide e ostacoli. Ma abbracciando questi principi, non vi limiterete a gestire il vostro tempo, ma plasmerete la vostra eredità. Un'eredità di impatto, di successo e di una vita vissuta con scopo e intenzionalità.